Questo forno è una bomba. Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Lo dico e lo sottolineo, questo forno, il Diavola Pro prodotto da Spice, è un'autentica bomba che esplode tra noi appassionati di pizza fatta in casa perché ha delle performance e tutto un insieme di caratteristiche che lo rendono non solo unico, ma validissimo, portatilissimo e anche abbastanza economico, compagno delle nostre pizzate. Il produttore è Spice Electronics, che da tempo sta all'interno del segmento particolare dei forni a conchiglia con forni di minori performance. Poi dallo scorso anno ha prodotto la prima versione del Diavola Pro, mentre questo è un aggiornamento con numerose migliorie che viene chiamato Diavola Pro 2. Questa seconda versione dimostra che il produttore Spice è un produttore intelligentemente attento ai suggerimenti e anche eventualmente alle critiche che vengono da noi appassionati che magari abbiamo acquistato i suoi forni. A chi è destinato questo forno? Secondo me a due categorie di appassionati della pizza fatta in casa. La prima categoria, la più diffusa certamente, è quella di chi vuole fare la pizza ma ha pochissimo spazio in cucina, oppure pochissimo spazio in generale e quindi gli occorre un forno come questo che una volta che è stato utilizzato si ripone in qualunque angolino o addirittura sotto il letto in camera da letto. La seconda categoria, probabilmente un po' più ristretta, è quella dei nerd della pizza fatta in casa, cioè quegli appassionati, così appassionati che vengono costantemente chiamati da amici o a feste o che hanno piacere in combricole numerose di trovarsi da qualche parte e far vedere le pizze di cui sono capaci, ma per farlo hanno bisogno di un forno e gli altri forni generalmente non sono così trasportabili come lo è questo. Questo forno infatti non solo è leggero, ma come vi dicevo è poco ingombrante. Passiamo subito alle caratteristiche. Anzitutto vi mostro la resistenza. Questa resistenza superiore che vedete con questa foggia molto particolare è una resistenza estremamente potente, soprattutto se la rapportiamo a uno spazio così ristretto, a un volume da riscaldare così piccolino. È una resistenza da 1400 watt che è stata ottimizzata per tutti gli impianti delle nostre abitazioni, perché probabilmente molti tra voi sanno che in alcune abitazioni si raggiungono i 230 volt, in altri 220. 1400 watt, dicevo, la resistenza superiore, che vanno però ad affiancarsi ai 600 watt della resistenza inferiore, per un totale di 2000 watt. È in tutto e per tutto paragonabile a forni molto più grandi e più potenti. Il forno è completamente in acciaio, tranne queste zone come i piedini o le manopoline o questa impugnatura che sono di plastica. Tutto il forno è in acciaio e questo, per la nostra sicurezza, va affiancato al fatto che non ci sono zone verniciate a contatto con il calore della resistenza. Il forno è anche dotato di un impianto di ventilazione perché viene così raffreddato durante il funzionamento. Le ventole, le potete vedere, sono qui, una serve ad aspirare l'aria e l'altra a emettere il calore che si produce all'interno mentre noi facciamo il riscaldamento oppure la cottura delle nostre pizze. A circa 250-275 gradi le ventole si attivano autonomamente e iniziano a fare il loro lavoro. Rispetto alla prima versione, per chi ha conosciuto o ha visto video della prima versione di questo fornetto, queste ventole sono parecchio più silenziose di quelle. Un'altra cosa particolarmente significativa è l'altezza della camera di cottura, che è stata aumentata con questo strato che vedete qui con dei fori. Noi sostanzialmente all'interno abbiamo 7 cm utili dalla resistenza al biscotto e credetemi siamo molto vicini a forni estremamente più grandi. Mi piace certamente sottolineare positivamente la presenza di un bel biscotto della Fornace Sorrento. Un'altra caratteristica importante è che noi, attraverso il selettore che c'è qui su, possiamo tranquillamente fare una regolazione che ci fa avere il calore solo da sotto, oppure solo da sopra, oppure su tutte e due le resistenze insieme. Un'altra caratteristica veramente formidabile, sconosciuta in questo particolare segmento, è che ha la funzione cosiddetta di boost, cioè impostandola attraverso
l'altro selettore e noi possiamo far sì che le resistenze rimangano sempre accese. Questo forno lo potete toccare sostanzialmente ovunque, perché pur raggiungendo temperature magari di 60 gradi in certi punti, ma in certi altri di 30, 35, 40, grazie al suo isolamento non comporta mai un pericolo se inavvertitamente oppure volendolo toccate la sua scocca. Ho trovato il solito consueto difetto di tutti i forni a conchiglia, cioè che durante la cottura dobbiamo affidarci a un minimo di regole, perché noi non vediamo a che punto è la nostra pizza. Certo, possiamo tranquillamente aprire un attimo, senza esagerare per non disperdere tutto il calore, e dare un'occhiata, però diciamo che chi lo sa, prima o poi si arriverà a poter vedere a che punto siamo con la cottura. E concludiamo adesso con le tecniche di cottura. Come si utilizza questo forno? Io vi consiglio di optare per la cottura con la girata se siete appassionati della maculatura e della cottura proprio perfetta, e in quel caso dovremo fare 50-55 secondi di prima parte, poi solleviamo un po' il coperchio, ruotiamo la pizza di circa un terzo e riabbassiamo per circa altri 15 secondi oppure anche 20 secondi. Oppure, se invece non volete tutta questa perfezione assoluta, infornate la pizza e la togliete dopo circa 1 minuto e 10 secondi. Esagerando, 1 minuto e 15 secondi e sarà veramente molto ben cotta. Ad ogni buon conto, qualunque sia dei due il metodo che voi preferirete utilizzare, sappiate che ci aiuterà tantissimo l'olfatto e anche l'udito, perché quando la pizza si sta cuocendo inizia a sfrigolare all'interno, si sente proprio un rumore caratteristico che imparate subito dopo la prima pizza e poi soprattutto sentirete l'odore della cottura che sta avanzando. Quello comunque è il momento, anche se non avete il timer, per ruotare la pizza oppure per iniziare a ragionare che la starete per togliere. Durante la cottura potete tranquillamente spegnere la resistenza inferiore, non occorre, tanto le nostre pizze incontreranno il forno che ha il biscotto molto caldo e quindi non occorre continuare a scaldarlo, è sufficiente la resistenza superiore. Con questi piccolissimi stratagemmi, che ci vuole più a dirlo che a farli, voi siete garantiti che le vostre pizze saranno memorabili, faranno contenti voi, ma soprattutto vi riempiranno di complimenti da parte di tutti quelli che le mangeranno. Sappiate che il gruppo Facebook dei miei amici di Pizza che Passione gode di una convenzione con Spice Electronics che vi darà dei buoni sconto che riguardano anche questo fornetto, oltre agli altri che sono nella scuderia di Spice. Bene, adesso andiamo subito a fare le nostre stesure e cotture, seguitemi. Bene, iniziamo la stesura allargando il panetto con i polpastrelli. Lo facciamo da una parte e dall'altra e poi trasferiamo il disco di pasta sulla spianatoia. E qui con la tecnica dello schiaffo e poi naturalmente, come sempre, aiutandoci anche con i pugni, gli conferiamo la dimensione che vogliamo. Iniziamo a mettere i condimenti. Abbiamo messo l'olio, il formaggio grattugiato e il mix di uovo e pecorino. Mettiamo adesso il guanciale e chiudiamo con il fior di latte. Poi un bel po' di pepe nero. Pizza sulla pala, ultima allargatina e andiamo dritti all'interno del forno. Il forno è alla sua massima temperatura e dopo circa 50 secondi di tempo reale, perché il video è accelerato, apriamo e facciamo la girata. Non è obbligatorio, ma a me piace per avere una omogeneità di cottura. Rimettiamo all'interno per circa 15 secondi e siamo pronti a sfornare la nostra pizza. Eccola qua. Andiamo a completare il condimento con del nuovo uovo. Ve la mostro, ben cotta anche sotto, ben cotta sopra. E passiamo quindi alla seconda pizza. Ancora una volta ripetiamo le tecniche legate alla stesura
essendo napoletane non ci occorre rimarcare il bordo. E iniziamo subito con i condimenti: pomodoro, olio, formaggio grattugiato, un bel po' di basilico e il fior di latte. Pizza sulla pala, allarghiamo. La pala è di 32 cm e andiamo direttamente in cottura. Ancora una volta farò la girata e quindi il video accelerato rappresenta comunque 55 secondi veri. Prendiamo la pizza, facciamo una rotazione e la reinseriamo. Ulteriori 15 secondi e la pizza è pronta. Guardate qui che bella maculatura. Portiamo la pizza sul piatto e la vediamo un po' più da vicino. Controlliamo anche in questo caso il fondo. Come vedete la pizza è ben cotta e soprattutto è ben cotto anche il bordo, che era uno dei problemi dei fornetti a conchiglia. E passiamo alla terza pizza, un classico della napoletanità, la salsiccia e friarielli. Allarghiamo il disco di pasta e iniziamo a disporre gli ingredienti: formaggio grattugiato, friarielli, abbondante salsiccia e il fior di latte. Pizza sulla pala, ultima allargatina e andiamo dritti dentro il fornetto. Anche in questo caso, come prima, sono circa 50 secondi o 55. Prendiamo la pizza, facciamo una rotazione e la rimettiamo all'interno. Ed ecco qui che è pronta la nostra pizza dopo pochi secondi. Andiamo a metterla sul piatto, guardate qui che bella meraviglia, pizza ben cotta, c'è da essere soddisfatti. Bene, vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui con me in questo canale.